Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 20 al 26 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali, poi dei segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con i pesci, che riguarda la nostra indipendenza, l'abbondanza, anche la progressione e il miglioramento. Può riguardare magari un qualcosa che finalmente arriva come soddisfazione, come risultato o progressione e quindi anche fase di miglioramento. Ricordo che essendo una carta di movimento magari chi è in viaggio, chi sta facendo magari dei spostamenti importanti o se state valutando di farlo. Di sicuro si vede questa fase di evoluzione e di espansione che può essere positiva, che per certi aspetti magari può incontrare una specie di blocco. Dipende, magari la montagna è una fase in cui avete bisogno di fermarvi un attimino a riposare, a riflettere meglio su alcune cose, oppure veramente purtroppo può esserci un blocco, un ostacolo, un ritardo, un qualcosa che procede troppo lentamente e quindi vi appesantisce nelle vostre stesse energie. Valutate, in realtà possono essere varie circostanze, quindi sia nella migliore delle ipotesi una fase di riposo e di valutazione proprio per cercare di cogliere al momento delle soddisfazioni e delle cose positive. Per altri aspetti può indicare anche una fase di superamento di una difficoltà, di un blocco, e allora questo è già il primo risultato, ma vi permetterà di poi pianificare e poi passare al vostro percorso, che sia già in evoluzione o se state valutando un nuovo inizio. I segni zodiacali di attenzione sono principalmente quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno, abbiamo anche un po' quelli di Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, partiamo dalle coppie e relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Troviamo Crisantemo che ci parla di strategia. L'amore in fin dei conti è fare anche un po' strategia, può essere nel modo giusto, nel modo corretto, per far sì che si possa godere in pieno di una fase che in realtà può essere anche positiva, nonostante magari c'è un po' un rallentamento e un blocco. Magari questa è semplicemente un'energia esterna di altre situazioni che state vivendo o a livello strettamente personale, perché per quanto riguarda le questioni proprio del rapporto, cioè ovviamente più importante è anche magari un'amicizia, un familiare, vuol dire sia che c'è avanzamento, miglioramento nelle situazioni più complesse, ma anche dei buoni propositi, un qualcosa di condiviso, una gioia, un evento, e quello che può essere condiviso magari è un progetto, un qualcosa che volete realizzare sia nell'immediato o nel prossimo futuro. C'è condivisione, come vedete c'è intesa profonda, c'è un obiettivo raggiunto, forse ci sono anche degli obiettivi che volete raggiungere, forse questo è il momento giusto per incominciare a pianificare questo futuro. Per alcuni può essere una convivenza, per altri un matrimonio, per altri un fidanzamento, un qualcosa che si consolida, come vi dicevo, nell'amicizia o anche in un rapporto familiare. Per i single quello che si può consolidare è magari o una frequentazione, se già in corso, oppure potrebbe essere vero, sì, un'amicizia, eccetera, ma anche una nuova
conoscenza, perché c'è il crisantemo che può far pensare che magari c'è osservazione, valutazione, un po' di strategia di conquista che può essere da parte vostra o da parte di un'altra persona che magari sta cercando di attirare la vostra attenzione. Forse è il caso e la possibilità di mettersi in gioco in una nuova fase della vostra vita sentimentale, in un vero e proprio inizio. Perché no? Alcune carte fanno sperare in bene. E adesso procediamo con la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Allora, qui troviamo una carta che può riferirsi a un evento imprevisto, in realtà non deve spaventare, quando salta fuori e visto che è una stesura previsionale, allora magari possiamo attenzionare, possiamo prepararci. Io non voglio mai spaventare, anzi dico che alcune cose secondo me possono anche darci la possibilità non solo di gestirle meglio, di affrontarle e perché no, anche di disinnescarle. Può riferirsi a tantissime cose, magari semplicemente a quel blocco di cui stavamo dicendo, quindi occhio a quello che pianificate, occhio a quello che andrete a fare in questo momento, quindi se avete già programmato qualcosa, magari potrebbe esserci un imprevisto, eccetera, oppure magari una spesa che non vi aspettavate, magari un ritardo di un viaggio, ad esempio, può riguardare il lavoro stesso, magari ci sono delle cose che avete sottovalutato oppure saltano fuori e possono darvi un po' fastidio. Certe volte succede che magari facciamo determinate cose e saltano fuori quegli imprevisti e dobbiamo ancora lavorare e impegnarci ulteriormente. Quello che vi posso dire è che comunque o è qualcosa di talmente passeggero o è qualcosa che comunque potrete, come vi dicevo, disinnescare e risolvere immediatamente. Infatti c'è la carta sia amore, gran consolazione che portano questi buoni risultati sia di miglioramento, sia di armonia. In realtà possono esserci anche delle opportunità. Per molti, magari è proprio un aspetto negativo o da una situazione che in realtà può sembrare difficile e che magari invece saltano fuori delle cose inaspettate ma positive. E queste hanno anche quell'aspetto positivo per chi è in cerca di lavoro. Magari c'è già qualche proposta o qualche indicazione, un po' di sostegno, di aiuto che è sempre utile per smuovere magari un qualcosa che da un po' si era bloccato e si è appesantito e magari c'è già questa nuova fase di inizio, di ricerca, è una fase iniziale, questo è vero, e quindi meglio consolidare alcune cose, alcune idee, alcuni progetti, come intendete muovervi e che questo è quel punto di partenza importantissimo che poi vi darà risultati successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!